Amiche e amici di Colpo Grosso, buonasera e bentrovati. Sono felice di riprendere questa piacevole consuetudine che mi porta ogni sera nelle vostre case. Ma è arrivato il momento di presentarvi qualcuno. Un lui dalla simpatia travolgente, un lui a lettere maiuscole. Avete capito di chi sto parlando? Non l'avete indovinato? Ma sto parlando di lui. Provate a chiudere gli occhi. È sera. Sul televisore compare un casinò pieno di luci. Parte una musica irresistibile. E accanto a Umberto Smaila appare lei, Linda Lorenzi. Elegante, sorridente, maliziosa quanto basta e capace di stare in scena senza fare da semplice cornice. Colpo Grosso aveva tanti ingredienti, ma uno dei più indimenticabili era proprio Linda. Ed è da lì che comincia il nostro viaggio. Bentornati nella soffitta. Linda Lorenzi, nome d'arte di Anna Chetta, nasce a Squinzano, in provincia di Lecce, il 19 agosto del 1960. Da ragazza si trasferisce ad Alessandria e conosce la gavetta tra lavoro e moda. L'incontro decisivo arriva alla fine degli anni 70 con Tony Binarelli. Linda non diventa soltanto l'assistente del celebre illusionista, studia i trucchi, impara i tempi del palcoscenico e comincia a eseguire numeri di magia. Dopo le apparizioni alla Bustarella con Ettore Andenna, arriva Corrado. Dal 1982 al 1986 Linda entra nelle case degli italiani con Il pranzo è servito. Seguono Buona domenica, Il gioco delle coppie e Fantasia. Nell'agosto del 1981 posa inoltre Senza veli per Playboy, consolidando quell'immagine sensuale che diventerà parte della sua storia. Poi arriva Colpo Grosso. Ed eccoci finalmente al cuore del racconto. Il programma debutta su Italia 7 nel 1987 e trasforma la seconda serata in un casinò televisivo fatto di giochi, musica dal vivo, fish e provocazioni leggere. Umberto Smaila è il padrone di casa perfetto, canta, scherza, improvvisa e tiene insieme uno spettacolo che sembra una festa continua. Linda entra stabilmente nella seconda stagione e viene confermata anche in quella successiva, la più fortunata. Il suo ruolo va ben oltre quello della semplice valletta. Linda dialoga con Smaila, introduce i giochi, commenta, improvvisa e si muove nello studio con sicurezza. È sensuale, certo, ma anche brillante e partecipe. Lei stessa ha ricordato che Smaila non pretendeva una valletta muta. Se prendeva spazio o si dilungava, lui sorrideva e la lasciava fare. Tra loro non c'era rivalità, ma complicità. Attorno a loro si muove un universo diventato mitico, le ragazze portafortuna, le strip fish dai nomi fantasiosi, le scenografie da sala da gioco, i jingle e la band che accompagna Smaila. Non era soltanto un quiz e non era soltanto uno spettacolo provocante, era un piccolo mondo con personaggi e rituali che il pubblico riconosceva immediatamente. Nella puntata del sabato, Linda tornava inoltre alla sua prima passione, esibendosi in numeri di magia. E qui il cerchio si chiudeva, la showgirl diventava illusionista e la co-conduttrice si prendeva davvero il centro della scena. Non era soltanto la donna bellissima accanto a Smaila, era una professionista capace di sorprendere con i tempi e il mestiere imparato da Binarelli. Linda ha definito Colpo Grosso il programma più divertente della sua carriera. Il cast, ha raccontato, era una squadra affiatata e tra le tante donne non esisteva quella rivalità che spesso si immagina dietro le quinte. Ognuna aveva il proprio spazio e il divertimento autentico del gruppo arrivava fino a casa. Forse il segreto era proprio questo, trasgressivo nell'apparenza, ma allegro e quasi ingenuo nello spirito. Smaila faceva l'istrione, Linda aggiungeva eleganza, equilibrio e una malizia mai aggressiva. Colpo Grosso la consacra definitivamente come icona sensuale e la rende indimenticabile per un'intera generazione. Ma quell'immagine così forte finirà anche per accompagnarla oltre il programma. Linda ha raccontato che essere identificata con una televisione tanto audace potrebbe aver condizionato alcune opportunità successive. Eppure è proprio lì che diventa qualcosa di più di un simbolo, una presenza familiare, una complice dei telespettatori, quasi la padrona di casa di quelle serate birichine. Dopo Colpo Grosso arrivano Sabato al circo, Calciomania, Bellezze sulla neve e il Festival Bar del 1992 con Gerry Scotti. Poco dopo, Linda sceglie una vita diversa.
Nel 1993 sposa lo chef Marco Foroni, vive per alcuni anni a Ibiza e si dedica alla famiglia e all'antiquariato. Ma Linda Lorenzi resta soprattutto il volto di una televisione che sapeva osare divertendosi. Quando parte una vecchia sigla di Colpo Grosso, basta un attimo per rivederla accanto a Smaila, sorridente sotto le luci del casinò. Altro che trucco di magia, certi ricordi non sono mai scomparsi. E voi, che ricordo avete di Linda Lorenzi a Colpo Grosso? Era lei, secondo voi, la vera regina del programma? Scrivetelo nei commenti e suggeritemi quale protagonista vorreste nella prossima puntata. Iscrivetevi alla soffitta, accendete la campanella e lasciate un like se amate questi viaggi nella televisione più libera, colorata e birichina di sempre.